In questo video vediamo come comandare un display a 7 segmenti con Arduino. Il mio display è ad anodo comune, quindi il comune va collegato all'alimentazione 5 volt su Arduino e i vari segmenti si accendono quando il pin di Arduino va al livello low. Ho disegnato lo schema del display. Troviamo gli 8 segmenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 più il punto. Ogni segmento corrisponde a un LED e a un pin posto di dietro del display. A corrisponde a questo pin, B a questo, eccetera. Il punto corrisponde qua e al centro troviamo l'anodo comune. Qua va collegato i 5 volt di Arduino. Vi faccio vedere il display più da vicino. Questo modello che ho io è un HD 1131R. Dietro troviamo 10 pin. Il pin centrale sopra e sotto corrisponde all'anodo e i pin laterali ai pin A, B, C, D e F. Ok, andiamo a metterlo sulla breadboard e lo andiamo a collegare. Colleghiamo il pin centrale sopra, corrisponde all'anodo, e il pin centrale sotto. Questi due pin devono andare all'alimentazione 5 volt su Arduino. Vi faccio vedere, qua troviamo 5 volt e lo colleghiamo qui. Abbiamo bisogno anche di 8 resistenze. Io uso da 330 ohm per proteggere il LED. Ho messo il test in ohm, andiamo a leggere il valore della resistenza, 324, quindi corrisponde a 330 ohm. Codice colore arancione, arancione, marrone. Li andiamo a inserire su tutti i pin dei LED. Ho messo tutte e 8 le resistenze su tutti i pin. Adesso prendiamo dei fili e incominciamo dal punto, quindi da qua, lo andiamo a mettere al pin 2. Poi prendiamo quest'altro pin, quindi quest'altra resistenza, lo andiamo a mettere al pin 3 e facciamo il giro. Continuiamo a mettere i pin, i fili, quindi qua questa resistenza andiamo a mettere sul pin, questo è rotto, togliamo, infatti sono cavetti cinesi, quindi prendiamo qua, mettiamo sul pin 5, prendiamo un altro, quindi da qua al pin 6. Abbiamo collegato tutti i pin inferiori. Adesso colleghiamo quelli superiori. Visto che stiamo a fare il senso di così, facciamo un senso orario. Quindi colleghiamo questo pin qua, corrisponde a questa resistenza, possiamo collegarlo qui e lo andiamo a collegare al 7, spostiamo quest'altra resistenza, quindi il pin, questo pin qui, andiamo a collegarlo all'8. Ci rimane questa resistenza, quindi qua colleghiamo al 9, colleghiamo l'ultima resistenza che è questo qui, quindi qua al pin 10. Cerchiamo di togliere i fili, cioè così si può vedere, distanziare un po' i fili, il display, facendo attenzione a non far toccare le resistenze. Riprendiamo lo schema, quindi andiamo a
scrivere tutti i pin. Lo cominciamo da qua, DP, C, poi D, E, G, F, A e B. Quindi troviamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pin. Quindi ogni pin li abbiamo collegato ad Arduino. Quindi mettiamo delle freccette e assegniamoci i pin che abbiamo collegato ad Arduino. Quindi qua abbiamo collegato il 3, il 4, il 5, il 6, 7, 8, 9 e il 10. Quindi ogni LED corrisponde a un pin di Arduino. E adesso li andiamo a controllare uno per vedere se corrisponde. Andiamo a collegare Arduino al computer e andiamo su Arduino IDE. Ok, selezioniamo la nostra scheda. Io ho selezionato Arduino 1 sulla COM3. Inseriamo questo codice che poi vi lascio in fondo in descrizione. Facciamo verifica se non ci sono errori e mandiamolo su Arduino. Questo codice dovrebbe far lampeggiare i segmenti per controllare se funzionano tutti. Vediamo un po'. Sta lampeggiando. 1, 2, 3, 4, 5. Non lampeggia questo segmento qua. Questo qui. Andiamolo a controllare. Sul programma vediamo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Invece a noi è 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9 e il pin 10 che non abbiamo messo. Ok, rifacciamo verifica e rimandiamo su Arduino e vediamo se lampeggiano tutte e 10 i LED. Andiamo a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, adesso lampeggiano tutti, quindi era solamente un errore nel codice. Avevamo messo dal pin 2 al pin 9, invece qua abbiamo collegato dal pin 3 al pin 10. Ok, adesso funziona. Adesso andiamo a inserire un conteggio da 0 a 9. Questo è tutto il codice che vi lascio naturalmente in fondo in descrizione, così potete copiarlo. Facciamo verifica per controllare che non ci siano errori e mandiamo su Arduino. Ok. Abbiamo visto come pilotare un display a 7 segmenti ad anodo comune con Arduino, partendo dal test dei singoli segmenti fino alla visualizzazione dei numeri da 0 a 9. Da qui possiamo realizzare contatori, cronometri, timer, termometri digitali e tanti altri progetti. Ok, se il video vi è stato utile lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i prossimi tutorial di elettronica e programmazione e ci vediamo alla prossima!